Buonasera e benvenuti in questa live. Come avete potuto vedere dall'immagine, non si parlerà di chi ha vinto, di chi non ha vinto, non si parlerà del VAR, non si parlerà della polemica Infantino-Trump-Balogun, ma si parlerà invece di quello che si è potuto osservare in questi mondiali, direi comunque interessanti sotto diversi punti di vista, dove ci sono state, diciamo, delle situazioni, un poco borderline, se non oltre la line, e dall'altra parte invece ci sono state anche si sono visti degli spunti che dal mio punto di vista potrebbero essere interessanti per mostrare, per andare a vedere anzi ciò che potrebbe essere il calcio nel futuro, nella sua evoluzione, perché ricordiamoci che va bene, bisogna imparare dal passato, bisogna rimanere, diciamo anche ancorati dal punto di vista della tipologia, di sport a quelle che sono le regole, a quelle che sono, i modi di giocare, a tutto, okay, ma, bisogna anche evolversi. Quindi ci sono alcuni spunti che sicuramente sono molto interessanti dal punto di vista dell'evoluzione. Parto con il primo punto, me li sono segnati perché c'è molto da dire e mi piacerebbe anche, che qualcuno ponesse delle domande, interagisse in caso di voglia di chiedere qualcosa, in modo tale da rendere anche questa live, diciamo più interattiva. Innanzitutto parliamo, dei giocatori. Sicuramente si sono fatti notare determinati giocatori, qualcuno ci si aspettava, certamente la sua conferma, la conferma delle sue capacità, della sua bravura, ma ci sono state anche delle sorprese veramente interessanti. Sicuramente la prima sorpresa che poi si è vista anche ancora più consolidata nella finale fra Spagna e Argentina è quella del giocatore Pau Cubarsí. Sicuramente un ragazzo giovane di 19 anni, ma che ha già una enorme esperienza livello nazionale e a livello anche internazionale, giocando nel Barcellona e, già, minorenne, ancora minorenne, ha preso in mano la difesa del Barça. Ora ha preso in mano la difesa della Spagna e si è vista una personalità, veramente, da veterano, cosa che sebbene negli ultimi anni si sono visti tanti calciatori, tanti difensori forti fisicamente, atleticamente, e anche con delle qualità tecniche non da poco, ma sono venuti fuori, diciamo, con gli anni, con l'età, okay, hanno avuto degli exploit da giovani e poi ci son stati, diciamo, degli alti e bassi. Ora non possiamo sapere se questo ragazzo avrà degli alti e bassi, come potrebbe essere anche logico, ma, possiamo anche dire che, ha disputato un mondiale in crescendo. Nella finale, ha mostrato capacità di, chiusure. Sicuramente abbiamo presente l'azione del possibile gol, a fine partita dell'Argentina, in una delle poche, occasioni che ha creato, ma quell'occasione era veramente pericolosa e ha fatto una chiusura veramente da campione, cioè chiusure di questo tipo, diciamo le faceva Pujol, le faceva Maldini, le faceva Nesta, le faceva Cannavaro, le faceva Baresi, okay? Abbiamo sicuramente, davanti, per quanto
si è potuto vedere soprattutto in questo mondiale, un gran giocatore, un gran difensore e speriamo mantenga le promesse, o comunque mantenga questo livello. Mantenersi a questo livello vuol dire veramente fare veramente la differenza. Ehm, In effetti poi è stato anche premiato come miglior giovane del mondiale. Sicuramente Michel Olise è stato giocatore della Francia, dal mio punto di vista è stato il calciatore della Francia che diciamo creato buona parte delle situazioni di pericolosità di questa grande squadra che purtroppo non ha mostrato, tutte le sue potenzialità, sebbene, abbia anche lui fatto, negli anni precedenti, nel suo club di appartenenza, ottime partite, qua ha veramente, voltato, ha veramente svoltato scusate, ha mostrato veramente grandissime qualità, ed è stato anche più incisivo di altri nomi. Sicuramente Mbappé con 10 gol, è, insomma, sì, la scarpa d'oro e di conseguenza un gran giocatore, si è visto veramente, un attaccante come doveva essere. Però diciamo che Michel Olise, insomma, ha fatto vedere veramente grandi numeri, nonostante la Francia non abbia fatto, il risultato sperato, viste le potenzialità dei singoli. Poi abbiamo anche Sydney Cabral di Capoverde. Capoverde, questa squadra, questa nazione che, ha partecipato per la prima volta al mondiale, lui si è mostrato veramente un giocatore molto interessante, per anche i campionati più, impegnativi. Questo è quanto dal punto di vista dei giocatori. Sicuramente, un giocatore molto che ha fatto un ottimo mondiale è Rodri, okay, che, era un po' l'ago della bilancia del gioco della Spagna, ma non volevo tanto soffermarmi sui calciatori. Lionel Messi ha mostrato sicuramente ancora grandissime doti nonostante l'età, e comunque si è comportato molto bene in finale. Questa è sicuramente un sinonimo di grande maturità, di grande personalità, che un po' diciamo si è distaccato da quello che è successo a fine partita. E poi il portiere della Spagna, Unai Simón, che, bravissimo fra i pali, ma bravissimo anche a leggere il gioco come ultimo uomo, non tanto nell'impostazione dal basso, ma nelle chiusure. Quindi era l'11° giocatore aggiunto nella difesa alta, perché la Spagna ha giocato, ad esempio, come si è visto nella finale, ha giocato molto alta, ha giocato molto corta, ma, oltre a le grandissime capacità di palleggio, anche le chiusure erano, corrette. Anche lo stesso portiere ha mostrato grandi capacità, di lettura di gioco e di chiusura coi piedi, quindi come un giocatore fuori area, okay? Per quanto riguarda invece, l'altra cosa di cui si è parlato tantissimo durante questo mondiale è il pallone. Il pallone è un pallone che si chiama Trionda ed è un pallone tecnologicamente molto avanzato, con un buon grip, che prende spunto dai palloni precedenti, ma, diciamo si è cercato con questo pallone di predisporre, diciamo che sia un pallone anche di aiuto per il VAR e per le varie situazioni grazie al chip interno. Però ci son state anche diverse critiche
su questo pallone. Tant'è che soprattutto critiche, mhmm, per i portieri, da parte dei portieri, perché si vedeva che i tiri da fuori area, con, da distanze anche abbastanza importanti, risultavano di difficile lettura nella traiettoria, per i portieri stessi. Un po' perché la palla con una ottima aerodinamica prendeva, velocità e aveva una risposta di traiettoria, come loro dicono, viva, quindi, di difficile, lettura. Ehm, diciamo che questo pallone è sicuramente un pallone, interessante, ma io faccio intanto una domanda che potrebbe essere molto, come dire, ehm, potrebbe anche essere criticata. I calciatori attuali, secondo voi, possono calciano in modo più potente, più preciso, calciano meglio dei calciatori degli anni '90, del 2000 o addirittura degli anni '80? Perché le velocità raggiunte da questo pallone sono notevolmente maggiori. Ehm, secondo voi un Adriano con questo pallone come avrebbe calciato? Un Koeman con questo pallone come avrebbe calciato? Un anche un italiano come Policano, okay, con questo pallone come avrebbe calciato? Ecco, secondo me, è una domanda a cui, è interessante, mi piacerebbe avere delle risposte. Poi porrò la domanda direttamente nella chat per non perdere tempo qui durante la live. Ehm, questo non è per criticare i calciatori attuali, ma soprattutto per far capire un attimo che le tecnologie possono aiutare e cambiare notevolmente, alcuni, modi di giocare. Ora la palla sta diventando veramente veloce e la lettura anche televisiva può a volte andare un po' in difficoltà, mentre prima, sebbene, okay, magari gli strumenti audio video, soprattutto quelli video, erano, analogici e quindi con una qualità diciamo più scarsa, e oggi abbiamo il digitale, però a occhio nudo, la palla prende sicuramente acquisisce delle velocità maggiori che influiscono sul gioco, che influiscono su tante cose, ma influiscono anche sulla visibilità. Ho paura, come è successo, per la pallavolo tanti anni fa, magari qualcuno si ricorda, che, la palla ha cominciato a essere schiacciata a velocità talmente elevate da non essere visibile dello schermo e quindi cosa hanno fatto nella pallavolo? Hanno cominciato a sgonfiare un po' il pallone per far perdere un po' di velocità, altrimenti non era più uno sport televisivo, non si poteva più vedere in televisione. Quindi attenzione, secondo me, dobbiamo stare attenti a non andare a, eccedere in questa situazione. Non voglio tanto parlare sulle caratteristiche del pallone perché comunque, è sicuramente un pallone molto, molto bello, facile da gestire nei passaggi, perché comunque è molto diretto, molto preciso, quindi perfettamente tondo, quindi non ha cuciture, ha tutti questi vantaggi che insomma, possono essere, estremamente utili per, poter giocare più velocemente. È come il campo da calcio in erba o in sintetico. Sicuramente sul sintetico la palla corre molto più precisa e veloce che non su quello in erba, dove ci possono essere delle irregolarità e l'erba stessa che rallenta la palla molto di più rispetto a un campo in sintetico. Quindi, sicuramente gli 11 contro 11 in gli 11 le 2 squadre, che si affrontano, comunque si affrontano, sullo stesso tipo di campo e qualche squadra può essere più avvantaggiata su un tipo di con un tipo di gioco, da un campo rispetto a un altro. Questo
per non togliere non togliamo assolutamente il merito alla Spagna che ha mostrato un gran gioco. Altra cosa su cui volevo parlare è l'hydration break, di 10 minuti. Avevo visto un video ripreso, di Maradona che aveva detto che sicuramente gli americani avrebbero proposto, delle grosse modifiche e fra queste modifiche erano i 4 tempi. Ehm, L'hydration break è di 10 minuti. Il tempo, che deve esserci fra primo e secondo tempo è di 15 minuti di regola. E quindi alla fine in realtà si sono creati 4 tempi di gioco. E questo, incide notevolmente, modifica notevolmente il tutto, anche perché andando a ridurre, ehm, il tempo di gioco, o creando comunque dei momenti delle pause, se andiamo a fare i conti alla fine ci sono 35 minuti di pausa su una partita di 90 minuti. Se andiamo a ragionare in quest'ottica, ecco che, bisogna un attimino capire che non è più il gioco del calcio così come lo conoscevamo noi. È vero che negli Stati Uniti, memori di USA 94, ad esempio, c'era il problema dell'umidità, c'erano problemi insomma delle temperature, okay, però ci troviamo tutti a giocare sempre nelle stesse condizioni. Se non sono condizioni giocabili, allora bisogna un attimino o sospendere la partita oppure, l'altra cosa è rendere giocabile la condizione, come hanno fatto negli Emirati. Quindi, andare a modificare proprio drasticamente questa cosa, secondo me, dopo che tutti i campionati di calcio sono stati fatti semplicemente con il primo e il secondo tempo, non la vedo una cosa tanto bella, ha un po' rimescolato le carte. Da una parte può esser bello, dall'altra parte sicuramente l'hydration break per alcuni giocatori può essere un momento, certo, di recupero importante dal punto di vista fisico, ma si può anche perdere la concentrazione, come si è visto, perché dopo l'hydration break si sono viste spesso e volentieri delle situazioni di gioco, degli equilibri di gioco completamente differenti e di conseguenza il risultato della partita è stato a volte ribaltato. Ehm Squadre che si sono adattate all'hydration break e l'hanno sfruttato meglio, ben per loro, ma in una situazione, di regolare primo e secondo tempo, che cosa sarebbe successo? Ma, personalmente non sono tanto favorevole all'hydration break, questo no, però se voglio proprio dare un punto a favore, una nota positiva, non è sull'hydration break, ma è su quello che si è visto nella finale. Nella finale, fra primo e secondo tempo, c'è stata una pausa un po' più lunga, molto più lunga, forse troppo lunga, quindi questo non è positivo, è negativo, ma una pausa di 15, 20, anche 20 minuti, okay, una pausa in totale di 20 minuti, mantenendo il primo e il secondo tempo normali. Una pausa di 20 minuti, con uno spettacolo che può essere musicale, può essere teatrale, può essere di un'altra disciplina sportiva. Adesso alcune società sono delle polisportive, quindi può essere anche utile questo, un'interazione, okay? Perché non viene proposta, quindi con un aumento di 5 minuti, adesso non parlo di questi spettacoli, ma fra in Italia, fra Serie A, Serie B e Serie C, anche per stemperare certe situazioni che sono veramente brutte, indecorose, delle tifoserie,
Secondo me è uno potrebbe essere uno strumento molto utile. Io ci abbinerei anche nel biglietto d'ingresso, magari butto lì la cosa, un piatto di pasta, molto semplice, ma perché io son dell'idea che le persone che hanno lo stomaco pieno hanno meno voglia di litigare, ma questo è un altro punto di vista. Quindi per mantenere, la tranquillità negli spalti sicuramente, o abbassare un po' la tensione, ecco che uno spettacolo fra primo e secondo tempo può essere anche, bello, può essere anche qualcosa di interessante, e uno dice anche: pagare il biglietto, ecco, oltre a vedermi la partita mi vedo anche un piccolo spettacolo. E può essere anche una pubblicità per certe band musicali e tutto. Quindi questo si può fare, si potrebbe fare sicuramente, potrebbe essere una cosa molto intelligente, perché se dobbiamo copiare qualcosa dagli americani è questo, è la cultura di andare allo stadio che hanno loro, su cui noi dovremmo imparare. Però noi siamo un popolo di tutti allenatori. Purtroppo anche questo, e quello va ancora bene, ma quando siamo tifosi, dove non tifiamo, ma andiamo solo allo stadio per litigare, ecco che non va bene, perché le famiglie hanno un po' a volte di paura ancora oggi ad andare allo stadio, a portare i figli allo stadio. Quindi secondo me un po' di cultura americana da quel punto di vista è sicuramente positiva. Impariamo questa cosa, non l'hydration break, ma dal mio punto di vista magari alzare di 5 minuti la tempistica fra primo e secondo tempo, parlo di Serie A, Serie B, Serie C, okay, quindi Lega Pro, è sicuramente un'opzione interessante. Penultima cosa di cui volevo parlare è, la pongo già come domanda, perché mi ero posto proprio questo punto: la tattica batte il talento. Siamo andati in questo periodo tanto contro la tattica, perché il problema è che nei settori giovanili per vincere le partite si rende meccanico un movimento di attacco, okay, spesso e volentieri. Lo si ripete in allenamento all'ennesima potenza per vincere la partita, ma il ragazzo impara poco. E allora perché la tattica ha battuto il talento? Cioè squadre talentuose con un Messi, squadre talentuose come un Portogallo, come, un'Inghilterra che dal mio punto di vista aveva oggi il miglior attaccante dal punto di vista della completezza del gioco di squadra, della visione, dell'intelligenza tattica e del fiuto del gol, come, Harry Kane, e la Francia che aveva, sinceramente non ha giocato Kanté, non hanno giocato pochissimo giocatori, veramente eccellenti, perché c'era e aveva una rosa, di altissima qualità, con grandissimi talenti, ehm, però alla fine ha vinto la squadra che ha mostrato il gioco corale migliore. Non solo la Spagna, okay, ci son state altre squadre che hanno mostrato un gran gioco, come ad esempio l'Ecuador nella partita contro l'Argentina ha mostrato un gioco, dal mio punto di vista, estremamente organizzato, pulito, col tempismo corretto, con le distanze corrette, ma per tutti e 90 i minuti. Poi purtroppo, in quel caso, per sfortuna dell'Ecuador, l'Argentina è stata molto fredda, molto lucida a portare a casa la partita. Io parlo del risultato, non parlo di tutto quello che poi uno dice può vedere dietro. Però l'Ecuador ha sicuramente fatto una grandissima partita, come il Messico. Il Messico ha mostrato un gran gioco, una gran coralità, ma quella è tattica che si basa su che cosa? Su una programmazione. Quindi quella della Spagna, quella del Messico, quella,
dell'Ecuador, quella della Colombia stessa, che ha giocato anche la Colombia delle gran partite, dal punto di vista corale, quindi con i reparti che si muovevano nel modo corretto, okay, ma con giocatori tecnicamente validi. Quindi questo non vuol dire che la tattica batte il talento. Sì, in questo mondiale si è visto che la tattica, la squadra che nella coralità ha mostrato il gioco migliore, e l'obiettivo della tattica è quello di rendere più facile per i giocatori il trovarsi nella situazione vantaggiosa, ed è l'allenatore che deve scegliere la tattica migliore, con i momenti migliori in cui attaccare, in cui difendere, in cui accorciare, in cui far staccare l'uomo, okay, ma ci deve essere a monte la tecnica, perché se il passaggio non è preciso, la tattica non funziona. Quindi sì, la tattica batte il talento dal mio punto di vista, però senza il talento, un talento che non parlo di talenti, diciamo, di levatura mondiale, ma in ogni squadretta c'è il ragazzo che ha il tocco di palla, la visione di gioco, il dribbling, più diciamo, che gli avversari non riescono a contenere, la progressione, perché c'è il discorso anche atletico fisico molto importante. C'è quel giocatore, okay, quel giocatore non deve essere il terminale e puntare tutto su di lui, ma permettere a lui di poter giocare con una squadra che magari dal punto di vista tecnico ha qualche carenza, ma insegnando dei movimenti e allo stesso tempo migliorando la tecnica, quindi puntando sempre al miglioramento della tecnica in ogni singola sessione di allenamento, ecco che questo può portare a migliorare. Quindi il talento si coltiva, talento qualcuno ce l'ha e qualcuno sembra che non ce l'abbia, ma potrebbe averlo. Magari non è stato coltivato adeguatamente. L'ambiente in cui un ragazzo cresce, i compagni di squadra di quell'anno, l'allenatore di quell'anno, la società che quell'anno in cui quell'anno milita, ecco, devono far sì che il talento cresca, okay, e sta poi all'allenatore metterlo nelle condizioni migliori. Noi, se andiamo a vedere la Spagna, abbiamo visto un gioco che sembrava quello di un club come, mi vengono in mente gli ultimi anni in cui Gasperini era all'Atalanta, ecco, un gioco del genere. Ma quale nazionale ha il tempo settimanalmente di allenarsi insieme? E questo vuol dire che la prima squadra della nazionale spagnola, l'Under 21, l'Under 19, l'Under 16, okay, remano tutte dalla stessa parte. In quel caso, e io mi sono fermato all'Under 16 apposta, in quel caso vuol dire che si è programmato e costruito. Ragioniamo su quello che in Italia dovremmo fare dal prossimo anno, anzi già da questa stagione. Perché vedo poche programmazioni. Io spero che la nuova onda di freschezza che dovrebbe arrivare nei direttivi alti, porti a questo. Dobbiamo imparare dai migliori, e oggi i migliori lo hanno dimostrato, son gli spagnoli. Punto. Basta.
e ci sono tante altre nazioni migliori di noi. Se non siamo andati ai mondiali, un motivo ci sarà, anzi più di uno. Ultima cosa, cosa può imparare un allenatore dilettante guardando un mondiale? Allenatore dilettante, ho usato questo termine perché, prettamente per il discorso dilettantismo, non professionismo, vuol dire che non è la sua professione primaria, perché in Italia purtroppo allenare i settori giovanili, dilettantistici non ti permette di, far sì che quello sia il tuo primo lavoro, cosa che invece in Spagna, in Austria, anche questa nazione comunque non è andata bene, ma ha partecipato ai mondiali. In Svizzera, okay, è andata molto meglio, okay. In Germania è possibile, perché un allenatore in Spagna, in Austria, in Svizzera, in Germania può allenare anche 2 categorie. Allenarle vuol dire che non solo si trova sul campo, ma le può anche guidare in partita. Addirittura più di 2 categorie. Ma già arrivare a 2, secondo me, avere la possibilità per una società di far sì che un allenatore possa guidare 2 categorie è sicuramente un fattore di programmazione di continuità, perché il ragazzo ha bisogno anche di continuità. Certo, ogni tanto va cambiato l'allenatore, ma serve anche continuità. Se cambia ogni anno, immaginate un professore, un ragazzo che, fa un liceo scientifico e ogni anno cambia il professore di matematica, cosa che può anche capitare purtroppo. Come arriva alla fine di ogni anno? Nella stessa in una situazione che deve ricominciare da capo per capire che cosa vuole quell'allenatore. Cresce il ragazzo, ci son quelli che crescono e quelli che non crescono. Perché magari quello che viene proposto l'anno prima, no, così il movimento è sbagliato per quel modo di giocare. Quindi attenzione. Quindi cosa può imparare un allenatore dilettante? Ehm, allora, prima cosa, il collettivo conta più dell'individualità. Dato di fatto, l'individualità, più importante, l'individualità il maggior numero di individualità, chi le aveva? Sicuramente la Francia, okay, e dal mio punto di vista anche l'Inghilterra. Purtroppo, soprattutto la Francia, non ha mostrato un collettivo coeso. O comunque non è che, non hanno giocato bene, non hanno espresso quello che potevano esprimere tutte quelle importantissime individualità, perché la somma delle abilità tecniche dei singoli giocatori non è un valore poi esponenziale se i giocatori si muovono all'unisono. Quindi avere una squadra con 11 individualità non ti porta certamente a quei livelli a vincere il mondiale. Capoverde non aveva tutte quelle individualità, anzi non le aveva proprio, ma ha mostrato una certa coralità di gioco, una certa organizzazione, un sacrificio di un giocatore per l'altro. E non dico che i giocatori della Francia non si sono sacrificati l'uno con l'altro. Molti giocatori si son sacrificati, nel gioco. Dal mio punto di vista Rabiot ha fatto un ottimo mondiale, veramente sopra le righe, sacrificandosi, ma non tutti i giocatori. Quindi, Yamal nella Spagna, ragazzo giovane, considerato talento puro, cosa ha fatto? Ha fatto un fallo, ha fatto dei falli tattici, ha fatto dei recuperi e quello è la coesione della squadra. Quindi sicuramente il collettivo batte l'individualità. Avere un ragazzo forte a livello di settore giovanile e puntare tutto su di lui, magari ti fa vincere quella partita. Però il ragazzo non cresce.
potrebbe in una certa fascia d'età essere anche a rischio di salute se lo si sfrutta eccessivamente. Tanti talenti si sono rovinati fisicamente perché facevano troppo minutaggio e troppe partite in fase di accrescimento osseo. Dall'altra parte l'organizzazione tattica è comunque fondamentale. Insegnare ai ragazzi la marcatura uomo non vuol dire che non devono imparare su calcio d'angolo la difesa a zona da calcio piazzato. Quindi uno non esclude l'altro. I ragazzi devono imparare ad adattarsi. E un'altra cosa importante che ho visto, molti ruoli si intercambiavano nella nazionale spagnola. Cubarsí lo si è trovato spesso, era difensore centrale, okay, ma spesso impostava e anche dietro le punte si è trovato. Questo vuol dire che qualche altro giocatore si è ritrovato a coprire lo spazio che lui aveva lasciato vuoto per mantenere gli equilibri, e quella è tattica. Vuol dire insegnare ai ragazzi ad alzare la testa, leggere lo spazio e andare dove è necessario muoversi, senza che glielo dica sempre l'allenatore. Poi su come insegnarlo, quindi col metodo deduttivo, il metodo induttivo, ma non ne voglio parlare qui in questo momento. Ehm La preparazione atletica è sempre più importante. Con questi ritmi di gioco si è visto che la squadra che aveva un condizionamento atletico, migliore, riusciva a tenere e a non avere quei bruschi cali di, prestazione. Cali di prestazione sicuramente l'hydration break, come ho detto, può aver portato anche cali di attenzione, ma anche perdere il ritmo. I giocatori di calcio sono abituati a fermarsi una volta. Fermarsi 3 volte per 3 tempi per 3 volte da 10 minuti, sappiamo benissimo che a livello condizionale un recupero completo è di 5 minuti, il recupero veramente completo. Un recupero parziale è minore di 5 minuti, il recupero dei fosfati, almeno del 70% dei fosfati è 30 secondi, okay? E i tempi di recupero sono importanti. 10 minuti vuol dire fermarti completamente e riprendere. Vuol dire che a livello condizionale gli atleti non erano pronti a questo, perché nei 22 minuti di come dire, di recupero, o anche fossero, forse ho confuso una cosa, l'hydration break forse è di solo di 5 minuti, pardon, chiedo scusa per tutto il video, ho avuto un flash. Anche solo 5 minuti è un recupero completo in partita a calcio. Non è mai avvenuto, se non fra primo e secondo tempo. Quindi vuol dire che il primo quarto, voglio utilizzare un termine del basket, il primo quarto e fra il primo e il secondo quarto, come il terzo quarto del secondo tempo e il quarto quarto, devono essere giocati a ritmi più alti, a ritmi nettamente più alti, con una palla che oggi viaggiava molto più veloce. Ecco che molte società, molti giocatori, molte nazioni si son trovate in gravissima difficoltà, anche quelle con le più grosse qualità tecniche. L'ultima cosa, i dettagli fanno la differenza. Si è visto che, una partita persa può essere persa fino all'80° e poi, come l'Argentina ha dimostrato più volte, con la garra, okay, ma anche con una certa attenzione, astuzia, ma io parlo anche di attenzione perché
se non sei attento non puoi essere astuto, ecco che ha ribaltato il risultato. Gli innesti, le soluzioni, le scelte dell'allenatore, il saper leggere la partita. Purtroppo la partita che l'Argentina ha vinto contro l'Inghilterra è stata una partita che è stata persa molto probabilmente dalle scelte tecniche dell'allenatore, che hanno anche influito, avendo in campo molti difensori, un giocatore si guarda in giro, okay, non c'è nessuno che riparte e sto lì, copro, difendo a oltranza, ma l'errore quando si è vicino alla propria area è sempre lì. Quindi la Spagna come ha giocato contro l'Argentina? Ha giocato sempre nell'area dell'Argentina, per quanto possibile. L'Argentina è uscita forse dalla propria area e si è resa pericolosa 4 volte in tutta la partita e ci può stare. E comunque avrebbe potuto anche segnare. Quindi i dettagli fanno la differenza, l'attenzione che viene fermata dall'hydration break, l'attenzione che viene purtroppo fermata, ridotta notevolmente. Io insegnando anche a scuola vedo che la soglia d'attenzione si abbassa notevolmente, ma l'abbiamo abbassata tutti. Riusciamo a mantenere dei picchi di attenzione per meno tempo e questo influisce sicuramente sulla possibilità di permettere a un avversario di creare una situazione di gol, una situazione pericolosa. Se io sto attento, se non solo io, ma i miei compagni di reparto stanno attenti, i miei compagni di squadra stanno tutti attenti e si mettono nella posizione corretta, ecco che vado sempre a bloccare la possibile situazione di gioco, sempre a prescindere della condizione atletica. Ma tutto parte dalla testa. Volevo alla fine leggere un pensiero che ho scritto. Il calcio continua a evolversi. Le innovazioni tecnologiche, come il pallone, il VAR, okay, la preparazione atletica, se si decide di giocare i 4 tempi andrà anche lì ancora modificata. L'organizzazione tattica stanno cambiando il modo di giocare e di allenare. E bisogna anche cambiare. Non è detto che però il modo di giocare degli anni '80 non sia uno strumento da cui prendere spunto. Alcune squadre, il Verona di Bagnoli, esempio, il Genoa di Scoglio, il Milan di Sacchi, il Foggia di Zeman. C'è da prendere spunto anche dalle squadre del passato e dai modi di giocare del passato. Il vero compito di un allenatore è osservare questi cambiamenti e capire quali possono essere adattati anche alla realtà dei settori giovanili. Personalmente ritengo che un allenatore di settore giovanile debba conoscere, come vengono chiamati adesso, tutti i moduli di gioco. 4-3-3, 3-4-1-2, 5-3-2, 4-4-2 e così via. 3-3-4, tutti. Perché ogni anno ti ritrovi con dei ragazzi e devi permettere a loro di rendere al meglio, di migliorare e di conoscere i diversi sistemi di gioco. Parlo logicamente dalle categorie agonistiche, quando si gioca a 11, senza però fossilizzarsi troppo sugli schemi, soprattutto parlo di schemi di attacco, ma impostare la difesa, insegnare a marcare, insegnare le diagonali, quando arrivano a 16, a 17, 18, 19 anni, lo devono già fare. Non serve più che l'allenatore glielo dice come farle.
e se non lo fanno è solo per mancanza di attenzione. Spero che questo video poi possa essere visto, ragionato, criticato, prendete pure spunto e ci vediamo alla prossima. Intanto seguitemi sul canale e io metto sempre, video, di tecnica individuale che secondo me sono estremamente importanti, avendo recuperato 2 delle 3 videocassette di A scuola di gol del 1989. C'è sempre da imparare, l'ho detto, dal passato.